Buondì a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa maglietta top down che io ho chiamato Crazy Love in quanto ha i cuoricini qui nella parte dello sprone. Per quanto riguarda invece il filato, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Luxor, che vi ricordo che è 100% cotone pettinato, gasato e mercerizzato, e io ho utilizzato queste due tonalità, il verde Tiffany e questo che comunque dalla telecamera sembra più un fucsia ma in realtà è più sul viola, è una tonalità un po' più scura, non riesco a capire perché in telecamera sembra così chiaro. Per quanto riguarda la lavorazione, allora vi dico prima di tutto che questa è una taglia S, anche se come potete vedere mi va molto larga, ma è una cosa che ho voluto fare io, e ho utilizzato 300 grammi di questo filato lavorando col 3,5 e con l'uncinetto del tè, e ho utilizzato 100 grammi del colore diciamo viola e 200 del colore Tiffany. La lavorazione parte dallo scollo, quindi come avete capito è una lavorazione top down e ha questi cuori un po' particolari con questa sorta di separazione ragnatela che mi piaceva molto come stile, qualcosa di particolare, mentre sotto come potete vedere è molto coprente, si alternano due giri di maglie alte con un giro di maglie basse. Ho deciso di farla molto coprente perché io sotto voglio indossare, come lo sto facendo in questo momento, un top a fascia oppure quei reggiseni a fascia senza dover sempre indossare delle canotte che mi coprino la pancia quando faccio le lavorazioni forate. Quindi per questo sono andata a optare per qualcosa di chiuso sotto, molto forato sopra, anche se in realtà questi cuori belli grandi coprono abbastanza, quindi in realtà sotto voi potreste anche mettere soltanto il costume se decidete di indossare questa maglietta nelle sere per andare in spiaggia o nelle sere dell'estate. Una volta fatto lo sprone, io finiti i cuori, io non ho fatto ulteriori aumenti, se non mi sbaglio soltanto un giro di aumenti. Non vi preoccupate, per le taglie più grandi io nel video dico come fare a fare altri aumenti prima di andare a mettere poi i marcatori e quindi a creare il nostro corpo della maglietta. Una volta terminato il corpo della maglietta sono andata a fare un giro di maglie basse ripetendo lo stesso colore del viola sotto e sugli scalfi, un semplice giro di maglie basse. Voi naturalmente potete fare dei giri in più se lo volete, qui con delle mezze maniche potete fare la maglia anche molto più lunga. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, o mi trovate su Instagram come Elsa Faccio con l'hashtag Uncinetando con Elsa, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia top down io utilizzerò il filato della Mistrico Filati linea Luxor in questi due colori che secondo me abbinati stanno benissimo. Inizierò con il colore diciamo lilla scuro, lavorerò con uncinetto del 3,5 e ho montato 144 catenelle. Vi ricordo che si parte dallo scollo, il motivo che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 16 catenelle, quindi se volete farlo più largo dovete andare a aumentare sempre tenendo conto di 16, 16, 16 e così via di catenelle. Mi raccomando, non fate troppo largo perché comunque stiamo parlando dello scollo. E a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Quindi una, 2, 3. 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e realizzo una maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le ultime 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Prima di procedere andate a contare le maglie alte, dovete avere un gruppo di dovete contare gruppi di 4 maglie alte. Se non vi trovate dovete rifare, ricordatevi che per proseguire vi dovete trovare gruppi di 4 maglie alte. Detto ciò possiamo andare a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3.
3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, 3 maglie alte sopra la maglia alta successiva, quindi 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi maglia alta sopra la maglia alta, 4 catenelle, scusatemi, devo tirare un po' di filo, ok, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 maglie alte sopra la maglia alta successiva, 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il secondo giro. Ho realizzato le ultime 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte, entro nella prima e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 2 maglie alte sopra la maglia alta successiva, una e rientro 2. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e rientro 2. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta, una e rientro 2. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e rientro 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, 2 maglie alte sopra la prima delle 3 maglie alte, una e 2, 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta, una e rientro 2, 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, una e rientro 2, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho il gruppo di 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte sopra la prima, una, 2, 2 maglie alte sopra la seconda, una, 2, 2 maglie alte sopra la terza, una e 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 4 catenelle, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Quarto giro, realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 5 catenelle di separazione, scusate ho fatto una maglia alta in più, una catenella in più, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3,
4 e 5, prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, 5 e 6. Una maglia alta dove ho la catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta dove ho la catenella, una maglia alta sopra ognuna delle 6 maglie alte successive, quindi una, 2, 3, 4, 5 e 6. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra la maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, una maglia alta sopra ognuna delle 6 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6. Una maglia alta dove ho la catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta dove ho la catenella e di nuovo una maglia alta sopra ognuna delle 6 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando il quarto giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, 5 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 15 maglie alte, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Termino il quinto giro dopo aver fatto le 5 catenelle entrando nella terza catenella iniziale e facendo una maglia bassissima. Sesto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto le catenelle, salto le prime 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte fino a ritrovarmi dove ho la quart'ultima maglia alta. Quindi ho fatto già una maglia, vado nella successiva seconda maglia alta,
vado nella successiva terza maglia alta, vado nella successiva quarta maglia alta, vado nella successiva quinta maglia alta, vado nella successiva sesta maglia alta, vado nella successiva settima maglia alta, vado nella successiva ottava maglia alta, vado nella successiva nona maglia alta, termino il quinto giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Sesto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la sta prima maglia alta, 1 2 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho la terza delle 5 catenelle, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sulle successive maglie alte fino ad arrivare dove ho la quart'ultima maglia alta, quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7. Dopo aver fatto le 7 maglie alte vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta successiva, una seconda maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella successiva seconda maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, vado alla maglia alta successiva, una maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, ora vado a fare 7 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto per terminare il sesto giro, ho fatto la maglia alta e le 2 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Settimo giro, vado a fare 3 catenelle che sono la sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ci sono le altre 2 maglie alte non chiuse e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme. Adesso vado a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, successiva 2, successiva 3, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, chiudo le 2 maglie alte insieme,
una maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte, maglie alte chiuse insieme, un'altra maglia alta non chiusa sopra le successive 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, una maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, una maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, un'altra maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 2 maglie alte, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi una, successiva 2, successiva 3, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, un'altra maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme successive, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1 2 3, una maglia alta dove ho la maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando anche il settimo giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5, prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho il secondo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi 1 2 3, una maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, un'altra maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 2 maglie alte, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, una maglia alta sopra la maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, una maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, un'altra maglia alta non chiusa sopra le successive 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 3 maglie alte, quindi 1 2 3, una maglia alta non chiusa sopra il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, un'altra maglia alta non chiusa sopra il secondo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 2 maglie alte insieme, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, una maglia alta sopra la maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto terminando anche l'ottavo giro, ho fatto la maglia alta e le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Nona catenella, vedete nono giro, stiamo per finire il nostro cuore e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1 2 3, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1 2 3,
prendo il filo, vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle, realizzo una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza delle 5 catenelle, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza delle 5 catenelle e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta dove ho la terza delle mie 5 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza delle 5 catenelle, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio nono giro. Termino il nono giro dopo aver fatto le 3 catenelle entrando nella terza catenella iniziale e facendo una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il 10° giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta,
una maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 3 maglie alte insieme, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio 10° giro. Allora, io ho terminato il 10° giro facendo sempre la maglia bassissima entrando nella terza catenella e ho messo già i marcatori perché per me 10 giri vanno benissimo per poter mettere il marcatore. Per chi deve farla più lunga perché altrimenti non riesce a mettere i marcatori, deve ripetere sempre il 10° giro, quindi andrà a fare sempre una maglia alta sopra la maglia alta, 5 catenelle e lo ripete fino a quando non riesce a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io sono andata a contare i miei cuoricini e ne ho un totale di 9. Ne ho messi 2 che mi servono avanti e dietro per la manica, 2 dietro, 3 davanti. E per poter mettere i marcatori ho fatto combaciare i 2 cuori, quelli là che mi servono per le maniche, e vedete dopo il cuore noi abbiamo questa striscia di maglie alte. Io ho messo il marcatore sia avanti sia nella striscia, scusatemi, che sta dopo il cuore, il secondo cuore, quindi questa striscia di maglie alte che è partita fin dal scalfo, dall'inizio che abbiamo lavorato, quindi ho 2 cuori e dove ho questa striscia di maglie alte sono andata a mettere il marcatore sia avanti che dietro. Ho lasciato avanti 3 cuori, dietro 3 cuori e sempre nella stessa striscia sono andata di maglie alte, sono andata a mettere il marcatore sia avanti che dietro, lasciando quindi 2 cuoricini. Mi raccomando, se voi avete un numero pari di cuoricini, allora ne mettete 3 avanti e 3 dietro. Vedete, le maniche non c'è bisogno di allargare perché come potete vedere viene belle larghe, quindi secondo me anche per una taglia M va benissimo mettere solo 2 cuori. A questo punto possiamo andare a fare la nostra parte di sotto del corpo della maglia. Io farò il primo giro sempre ancora con questo filato, massimo forse 1 o 2 giri con questo filato, poi passerò a lavorare con quest'altro colore. Per non spezzare il filo, il mio giro dei marcatori inizia proprio dove ho il mio giro inizia proprio dove ho il primo marcatore, quindi io in questo momento l'ho tolto, quindi vedete io qui ho la striscia di maglie alte e ce l'ho anche dietro, ho già infilato il mio uncinetto per essere sicura, vedete, striscia, e di qua ho i miei 2 cuori, quindi entro con l'uncinetto nella striscia e vado, prendo il filo, esco e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3. Ho unito così i miei, già vedete lo scalfo, e adesso vado a fare 2 maglie alte perché io non devo andare ad allargare la lavorazione, quindi vado a fare all'interno dell'archetto di 5 catenelle vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Se invece voi dovete allargare oppure mantenerla bella larga perché non la volete stringere, andate a fare 3 maglie alte nell'archetto. Io ne vado a fare solo 2, una maglia alta nella maglia alta e di nuovo 2 maglie alte nell'archetto di 5 catenelle, 1 e 2. Mi raccomando, se voi non dovete stringere ma volete la lavorazione bella morbida, lasciate e andate a fare 3 maglie alte invece di 2. Continuo così, quindi 2 maglie alte nell'archetto di 5 catenelle, una maglia alta dove ho la maglia alta. Continuo così per tutto il giro fino ad arrivare dove ho il secondo marcatore. Vi farò rivedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Mi raccomando, dove avete le 3 maglie alte chiuse insieme andate a fare una maglia alta in questa maniera e poi continuate a lavorare normalmente. Quindi 2 maglie alte per chi fa 2 maglie alte, 3 maglie alte per chi fa 3 maglie alte, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Dove avete le 3 maglie alte chiuse insieme andate a fare una maglia alta. Sono arrivata dove ho il mio secondo marcatore, lo levo così potete vedere meglio come fare. Ho fatto le 2 maglie alte dove ho l'archetto di 5 catenelle, entro nella maglia alta avanti, entro nella maglia alta dietro e vado a fare, scusatemi, ok, prendo il filo
e vado a fare una maglia alta. Ho così chiuso il mio scalfo e adesso vado a lavorare normalmente nella parte avanti, nella parte dietro, andando di nuovo a fare 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 5 catenelle e una maglia alta all'interno della maglia alta. Continuo così fino a vi farò vedere poi come terminare il giro e i giri che andremo poi sempre a ripetere. Sto terminando il giro, vado a fare dopo le 2 maglie alte nell'archetto di 5 catenelle una maglia bassissima entrando nella terza catenella. Benissimo, questo è il primo giro che abbiamo fatto. Adesso andiamo a fare il secondo giro che è uguale al primo, nel senso che andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi realizzo 3 catenelle e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questo è il nostro secondo giro. Terminato il secondo giro vi farò vedere anche il terzo e poi ricominceremo da capo. I giri in totale sono appunto 3. Quindi io continuo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Sto terminando anche il secondo giro andando a fare sempre una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Terzo giro vado a fare un giro di tutte maglie basse, quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare la mia prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Continuo così per tutto il mio terzo giro. Terminato il terzo giro ricominceremo da capo. Io terminato questo giro attaccherò a lavorare con l'altro colore, quindi con il color verde. Non so se li alternerò questi 2 giri, cioè tipo se ogni tanto rifarò qualche giro con questo colore o se farò per il resto della maglia tutto verde. Devo ancora decidere. L'unica cosa che vi dico per ora è che alternerò questi 3 colori. Scusate, questi 3 devo alternare questi 3 giri, ossia 2 di maglie alte e una di maglia bassa. Allora, dopo aver fatto i 2 giri di maglie alte e il giro di maglie basse, sono passata direttamente a lavorare con il verde Tiffany e ho lavorato per almeno altri 4 motivi con un uncinetto del 3,5. Poi per tutto il resto della maglietta sono andata a lavorare con il numero 3 per stringere un po' ma non troppo, perché comunque la lavorazione stava venendo bella larga, solo che mi sono accorta che poi era un po' troppo larga anche sotto e quindi ho deciso di stringerla un po' e di fare quindi diciamo io ho fatto in totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ho in totale 15 motivi fatti con il Tiffany, che è fino alla fine della maglia. Diciamo che i primi 4 io l'ho fatti con l'uncinetto 3,5, i successivi con l'uncinetto il numero 3, gli ultimi 2 sono andata a farla di nuovo con il 3,5 in modo tale da averla sfiancata. Per rifinire il tutto sono andata poi a fare un giro di maglie basse alla fine della maglia e attorno qui ai bordi degli scalfi, lavorando 4 maglie basse dove ho l'archetto di catenelle e una maglia bassa all'interno della maglia alta. Naturalmente ho fatto una maglia bassa anche dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi ripeto, io ho lavorato per un totale di altri 15 motivi in cui ho alternato l'uncinetto 3,5 e l'uncinetto 3. Ho fatto un piccolo bordino di maglie basse, più che altro sotto per richiamare sopra, perché non ne avevo necessità visto che finivo già con un giro di maglie basse, e ho fatto un giro di maglie basse anche intorno agli scalfi, giusto per dargli un po' meno un po' più di struttura, mentre non ho fatto un giro di maglie basse intorno allo scalfo, ma voi volendo potete fare anche intorno allo scalfo. Detto ciò, la mia maglietta è terminata.